Bentrovati amici sul mio canale in cui parliamo di orchidee. Oggi abbiamo il Paphiopedilum insigne che sta qui in inerte da un pochino di tempo, credo che starà qui da 1 anno e mezzo. Allora, vogliamo fare un passaggio, dato che questo comunque sia, vedete, sta bene, non ha difficoltà di gestione. Volevo fare un passaggio in fibra di cocco e vaso di terracotta. Lo facciamo insieme, la pianta sta bene, sta in salute. Vogliamo fare solamente un passaggio per toglierlo da questo substrato che è qui dentro da qualche lungo periodo. Vediamo in che condizioni stanno le radici nel vaso di plastica e nell'inerte. Facciamo subito, via, un passaggio veloce. A giudicare dalle foglie dobbiamo trovare una buona condizione radicale. Infatti questo è, guardate, la pianta sta bene come radici, sta bene. C'è un odore classico, caratteristico che io riconosco perché nel mio precedente periodo, forse con l'inerte, mi c'è andato qualche pezzettino di bark e cerchiamo subito di toglierlo. Si sente dall'odore, odore un po' particolare. Questo è un pezzettino forse di sfagno vecchio che non sa né di me né di te. Questa sai perché? Allora, ha funzionato, vi spiego una cosa adesso perché non mi posso ricordare tutte le piante quello che succede o quello che faccio. È un mio difetto, sto togliendo le vecchie vegetazioni, le vecchie fogliette, il vecchio sporco che c'è. Guardate, allora la pianta ha funzionato per un motivo. Oggi vi svelo una cosa che non ricordavo. Praticamente questo qui non è barche ma è orchiata, c'è anche un animaletto, questo non si sa dove viene fuori, però evidentemente fa parte dello spettacolo. Ehi tu, ma da dove esci fuori? Mani lì per carità, fermo lì. Allora, ci elemento. Qui c'è l'orchiata. Apposta ha funzionato come prodotto, come substrato e non si è rovinato, le radici sono sane perché è orchiata. Se vi capita e prendete l'orchiata, non il bark, l'orchiata ha la caratteristica di rimanere per molto più tempo. Guardate, questa è orchiata, è perfetta, non si è decomposta, non si è rovinata, quindi nei vostri acquisti, se potete, mettetela orchiata, non bark. L'orchiata è un tipo di pino, di corteccia di pino diversa, forse è Pinus radiata, forse è Pinus della Nuova Zelanda, un pino un pochetto più resistente al degrado. Dicono nei video, dicono gli esperti che questo tipo di corteccia potrebbe durare anche qualche anno, quindi per questo la radice che vedete è sana, solo perché nell'inerte avevo aggiunto, e non me lo ricordavo, dell'orchiata. Cercherò di toglierla, ma non è facile perché è attaccata alle radici. Adesso sto facendo semplicemente questa si è staccata, è troppo secca la pianta, se vedete la radice è troppo secca, quindi diciamo che con la fibra di cocco, con il rinvaso che farò, daremo un pochino più di morbidezza a queste radici. Sono un po' secchine, eccola qua, vengono via, nonostante che le bagno, ecco, qualcuna viene via l'involucro, rimane solamente il filetto, non è un problema, il resto di radici ci sono. Qui c'era una punta verde, quindi la pianta sta facendo radicazione, però ecco, mi sembra dalla mia analisi che le radici sono un po' troppo secchette. Questa è rovinata, tanto se ci sono radici rovinate nella fibra di cocco non succede. Comunque sia, adesso la facciamo respirare. Abbiamo tolto le radici vecchie, basta che le toccate con le mani, quello che viene via si sente subito. Beh, non è male però, vedi? Bene, abbiamo sempre delle scoperte. Allora, la pianta sta, diciamo, in buono stato, se vedete da sopra, perché c'era orchiata. Le radici, quelle secche andate, le ho tolte, non prendo le forbici, almeno non devo disinfettare niente. E abbiamo fatto, eccola qua,
questa pure è mezza andata, vedete, si muove come radice, questa pure, via, via, via. Adesso ti ci penso io. Li lascio questi zeppettini che sarebbero la parte rigida della radice. Guardate che pulizia. Volevo farlo questo rinvaso perché volevo vedere le radici. A vederle sembravano buone, in realtà sono secche, 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 secche. Niente da dire, niente da fare. Questa è l'orchiata, però ripeto, se dovete scegliere che volete il bark, prendete l'orchiata che è piccolina. Questa era una 6-9 mm. Però per il resto lasciate perdere il bark, perché eccolo il bark, questo è un pezzo di bark. Se vedete ci sono funghetti, muffette, a me non piace. Ho voluto approfittare del video per fare con voi il rinvaso e sono felice. Abbiamo trovato anche l'animaletto. Questa è la fibra di cocco che io conservo nel sacchetto giallo per rimanere umida. Questa è la fibra di cocco, questa è già addizionata con pietra pomice, ce l'ho messa e ho fatto una mia dose tipo 70-30 o anche 60 e 40. Vediamo quali vaso di terracotta possiamo prendere. Secondo me è questo, non abbiamo tanta scelta perché la radice... questo è il vaso di terracotta. Questa è la pianta che noi mettiamo dentro e sta a livello. Vedete? La radice si tiene più o meno da sola. Mettiamo giù la pianta, mettiamo giù il nostro composto, in questo caso è fibra di cocco. Questa è umida, la bagno domani, non la bagno oggi perché intanto vi togliamo la radice che è secca, strasecca, nonostante che io la stessi bagnando tutti i giorni, sì, un giorno no, però era secco. Nonostante il vaso di plastica era secco, quindi tante volte anche il substrato fa la parte sua nell'essere strano, via. Tante volte il substrato è bagnato, però rimane secco, chissà perché. Vediamo. È facile il rinvaso nella fibra di cocco perché la fibra di cocco si adagia per conto suo, basta che è come se fosse quasi terriccio, però mi raccomando non è terriccio. Una cosa importante, l'insigne, quando veniva coltivato come fiore reciso che veniva messo fiore all'occhiello, nasce dal fatto che era all'inizio degli anni 30-40, erano Paphiopedilum insigne. In Liguria, così dicono i più vecchi esperti del mestiere, in Liguria l'insigne veniva coltivato, quando il clima era ancora decente, veniva coltivato nei giardini, quindi messo in terra, non è che lo mettevano in barche, quindi crescevano tutto l'anno su una condizione mite di temperatura. Eccolo, ho fatto. Chissà che fine ha fatto quell'animalaccio. Boh, mamma mia, che schifezza. Allora, l'insigne è a posto, eccolo qua. Io ho preparato anche la targhetta perché poi, siccome io sono sbadato, mi scordo pure che piante sono e via. E devo aspettare il fiore che viene fuori e poi ricordarmi. Abbiamo messo anche la targhetta, eccolo qua. Il gioco è fatto, se vogliamo comprimere un pochino possiamo comprimere, non lo bagno subito perché lui ha bisogno un attimo di adattarsi a un nuovo tipo di substrato, un nuovo tipo di umidità. Il vaso di terracotta aiuterà a respirare. Allora, questo l'insigne veniva coltivato nei giardini in Liguria ed è un'orchidea da clima intermedio, freddo. Resiste fino a 1 grado, se volete fare la prova fatela, dentro casa gestito come temperatura, quindi in un ambiente gestito va meglio. Ho fatto la prova di metterlo fuori, però con la fibra di cocco non lo mettete fuori perché sennò rischiate che o si bagna troppo o rimane troppi giorni asciutto. La fibra di cocco è eccezionale come substrato ma va gestito. Non lasciate che arriva a zero perché sennò quando arriva a zero si deve bagnare tutta la fibra di cocco. Si bagna il vaso, avrete per 2 giorni un peso eccessivo e un'umidità eccessiva. Io quando vedo che sopra comincia a diventare, anziché scuro come vedete, diventa biondo chiaro, do l'acqua. Domani ti darò l'acqua.
Questo è fatto, sono contento di averlo messo in vaso di terracotta perché meritava, e quindi non fidatevi mai delle apparenze, perché tante volte, ecco qua i risultati. C'era l'orchiata superiore, ma abbiamo fatto una carneficina di radici, purtroppo è così. Con la fibra di cocco questo non mi succede e sono felice di mostrarvelo attraverso i miei video. Grazie di avermi seguito, sono felice di aver fatto questo rinvaso. Buona coltivazione anche a voi.